Due cose ci salvano nella vita, amare e ridere. Se ne hai una va bene, ma se le hai tutte e 2 sei invincibile. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Oggi è domenica 11. Mi illumino d'immenso e con i tarocchi interattivi andiamo a sondare una o più situazioni che ti riguardano. Può essere in amore, nel lavoro o comunque qualcosa che ti sta a cuore e stai vivendo. A fine lettura mi farai anche una domanda e ti darò una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e preferisco dirtelo quello che vedo. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo direttamente 3 mazzi per questo interattivo dal titolo "Preferisco dirtelo quello che vedo". Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti, che è un interattivo lo sai già, se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare. E vale dal momento in cui lo vedi, a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 abbiamo l'anello, che rappresenta il vero amore. Per la variante numero 2 il regalo, che simboleggia le sorprese, e per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il Buddha, che rappresenta il risveglio, l'illuminazione. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sugli oggettini, come preferisci, ed io preferisco dirtelo, quello che vedo. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Anello, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, anello. Mi connetto con la tua energia. Chi è l'anello? Vediamo. Mazzo centrale, energia neutra. Chi è l'anello? Anello, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete, leone, sagittario, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Anello, tu sei un qualcuno che in questo momento è particolarmente connesso con il colore azzurro. Il tuo numero spirituale è il numero 1. Cercalo su Google, vai a vedere il significato, perché potrebbe essere, ecco, in questo momento l'energia del numero 1 che ti contraddistingue, anello. Ti vedo molto legato a quello che sono i valori familiari, o in questo momento c'è una situazione che la vedo piacevole, qualcosa che ti stai vivendo di piacevole, che fa riferimento a quello che è la tua famiglia o un qualcosa di molto familiare a te. Con un evento, un qualcosa, può essere, qui c'è l'inizio di una situazione, inizio, può essere un nuovo inizio, qui si sta parlando per te di una novità, di un qualcosa di nuovo che fa riferimento a qualcosa di molto familiare a te. Ti vedo con la tendenza però un po' a proteggerti, anello, oppure insomma è possibile che sia un po' un atteggiamento così, anche portato da quello che può essere una mancanza di fiducia nei confronti di una persona o di un qualcuno. Ti stai un po' proteggendo, anello, qui anello. Penso che queste carte, il messaggio che devo darti, cosa vogliono dirti, è che tu hai la grande fortuna di essere una persona molto comunicativa, un qualcuno che anche nel suo lavoro molto apprezzato, le persone si fidano di te, e io ci vedo qua una soddisfazione o un riconoscimento che tu sei riuscita o riuscito ad ottenere in ambito lavorativo, anche grazie a quello che è il tuo modo di essere.
le persone si fidano di te e i collaboratori ti vedono, una persona, affidabile, una persona positiva anche, un qualcuno con il quale ci si sta bene. E se parliamo di sentimenti è la stessa cosa, perché questo è un interativo, vale per tante persone. Nei sentimenti io penso che tu sia innamorato o innamorata, e anche ricambiato con questo 4 di bastoni, e hai la fortuna di avere vicino a te una persona molto complementare, molto, siete un po' simili, ci sono delle similitudini, c'è una compatibilità qui, mi fanno vedere, e sicuramente fa già parte del tuo passato e non è una conoscenza recente, Anello. E adesso vediamo con i tarocchi cosa devo dirti, questa cosa che oltre a quello che ti ho già detto non posso fare a meno di dirti. Vabbè, la prima è che riceverai delle comunicazioni tra non molto, veloce, questo è un 8 di bastoni, o c'è una situazione qua che va a svilupparsi molto velocemente, che sia in ambito familiare, che sia con qualcuno, si collabora, ci si appoggia, c'è collaborazione, c'è appoggio, anche se per un periodo hai avuto la sensazione o avrai la sensazione, con questo 2 di denari, magari del non sapere cosa vuoi fare, però qui c'è una situazione che va a svilupparsi molto rapidamente. Se parliamo di sentimenti, si sviluppa o va a succedere un qualcosa di positivo? Può essere con un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ci vedo, ma è un interattivo che vale per tante persone, quindi ci stanno parlando di una conoscenza, di un potenziale compagno, compagna, differentemente è una persona sulla quale tu potrai contare, e qui ho proprio Re di bastoni e Regina di bastoni, abbiamo una coppia con un asso di denari, e allora quello che devo dirti, che preferisco dirtelo, è che qua io tra non molto, o già adesso, ti vedo in coppia, e anche una situazione con questo asso di denari che ti dà delle certezze. Qui abbiamo anche un imperatore. Potrebbe esserci una persona intorno a te, un qualcuno magari di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario, che ha nei tuoi confronti un po' una forma di gelosia. Gemelli, Bilancia, Acquario ci vedo, o comunque che sta un po' lì a sindacare quello che sta a guardare quello che fai, a dare dei giudizi, dei consigli, magari su questa tua possibilità in ambito sentimentale, oppure può essere è una persona da lasciare dov'è, nel senso, non lasciarti condizionare troppo. Anello, mi fanno vedere questo. Poi, cos'altro? Qua mi parlano, guarda, in assoluto, di una situazione che proprio magari non ti aspetti e che va a cambiare dal giorno alla notte, può essere in ambito sentimentale, familiare, ed è molto positiva per te. Ci si prende un impegno, con questo 10 di coppe, allo stesso modo, un po' quello che ti ho detto prima, assomiglia a quello che hanno fatto vedere qua. Per me qui ci parlano di sentimenti o di legami stretti che hanno a che fare con la tua famiglia, ed un qualcosa che fa proprio un cambiamento dal giorno alla notte, ecco, quando meno te lo aspetti, e si rivela molto positivo per te. Questo è un po' quello che dovevo dirti.
Ricorda che quando non siamo capaci di cambiare una situazione, è perché siamo sfidati a cambiare noi stessi. E io di fronte a un cambiamento come questo per te, mi sento di dirti che potrebbe comportare anche un cambiamento di te stessa o te stesso, questa cosa, perché è veramente sono carte veramente belle. Un 8 di denari, ci impegniamo, un 10 di coppe, è una realizzazione, famiglia, sentimenti, amicizie, quello che vuoi guarda, Anello. Questo che è quello che mi hanno chiesto di dirti, adesso ti chiedo io di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Per l'anello, vediamo cosa ti rispondono. Per l'anello, il matto, la torre e il carro. Allora, qua la risposta è un sì, bisogna azzardare un po' in un qualcosa, fare, ecco, una mossa un po' così, se vogliamo, anche un po' azzardata, perché se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi anche fare qualcosa che non hai mai fatto, Anello. E quindi qui si tratta proprio di una cosa di questo tipo. Non a caso, guarda, 2 torri, un qualcosa di fulmine a ciel sereno proprio, per te. In questo caso io la interpreto positivamente perché abbiamo un carro dopo, un qualcosa che si sblocca e riparte. Può essere in seguito a un qualcosa che riceverai, magari, o se sei tu stesso andare a fare questo tipo di azione, però io ci vedo qua una ripartenza ed è comunque un sì per quello che tu hai chiesto, Guarda, ne metto giù ancora 3 proprio per essere mago, papessa, giudizio e luna. Vedi, anche qua mi stanno indicando che forse sono più le paure che hai tu in questo momento con rispetto, scusa, a questa situazione, che poi in realtà quello che è questa mossa che devi fare. Vedi, abbiamo un mago, una papessa, un giudizio. Quindi buttati, Anello. Qui dicono proprio supera i tuoi limiti. O viceversa, ci sarà un qualcuno che supera i suoi limiti rispetto a te, andando a fare un qualcosa che sblocca una situazione. L'inizio, magari di un lavoro può essere, oppure devi adattarlo tu a quello che è la domanda che hai fatto, però le carte mi fanno vedere questo, C'è anche un ritorno a quello che poteva essere, una situazione con questo giudizio, che, a mio avviso, come ti ho detto, sono più forse le paure che puoi avere rispetto a poi quello che è il risultato finale, che è positivo, Anello, sai, tutte le cose sono difficili prima di diventare facili. E qui, con queste carte, mi è venuto in mente questa frase da dirti. Penso che tu mi abbia capita. E adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica per l'anello, solo un attimo. Vediamo, cosa mi viene da scriverti per l'anello. Per l'anello, vediamo. Mm.
Tu hai un mazzo di tarocchi o forse più di uno. Mh. O un mazzo di carte qualsiasi. In una scatola o un contenitore marrone o scuro. Vedo, questi tarocchi in una scatola o in un contenitore marrone scuro, Prendi il mazzo e guarda la prima e ultima carta. Mh. Mhmm, Se non lo sai, cerca il significato. Dovevo dirtelo. Il messaggio dice questo: tu hai un mazzo di tarocchi o forse più di uno, o un mazzo di carte qualsiasi, in una scatola o in un contenitore marrone scuro, li vedo lì. Prendi il mazzo e guarda la prima e ultima carta e se non lo sai cerca il significato di queste carte. Dovevo dirtelo e questo era per te, anello. Adelante. Regalo, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, regalo. Mi connetto con la tua energia, vediamo chi è il regalo. Mazzo centrale, energia neutra, chi è il regalo? Regalo sei di un segno di terra, un toro capricorno vergine, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Regalo ti vedo in questo momento particolarmente connesso o connessa con il colore rosso, come se ci fosse molto rosso intorno a te o lo stai indossando e il tuo numero spirituale è il numero 9. Vai a cercare su Google il significato perché ti vedo risuonare molto con l'energia del numero 9. Mi indicano per te qui come se ti trovassi in questo momento in una situazione dove non riesci a essere completamente te stesso, non ti senti libero, non probabilmente può avere a che fare con il discorso economico. Qui parlano di una mancanza o si sente la mancanza di tranquillità, potrebbe essere, è come se dicessero: "Il regalo non si sente tranquillo." O non ti senti tranquilla, magari con l'ambiente che ti circonda o comunque c'è un qualcosa che ci manca e, probabilmente una stabilità dal punto di vista economico mi fanno vedere, Sai, vedendo queste carte, in particolare questa, mi viene anche da dirti che ognuno ha il suo fardello, ma, ciò che conta è come lo si porta, ricordatelo regalo. E qui Mh. Mi fanno vedere che è come se in questo momento tu avessi un po' un fardello che ti stai portando, guarda, l'avevo appena detto non a caso, mh, e può risultare un pochino pesante per te. Le carte mi dicono questo, ecco, cosa devo dirti? Mhmm
che dovresti cercare altrove un po' la soluzione a quello che può essere questo problema attuale, mi fanno vedere. Se, stiamo parlando di sentimenti, dovresti cominciare, a considerare probabilmente una persona che stai frequentando come c'è bisogno di scendere in un certo senso a compromessi. Potrebbe essere una persona distante da te, oppure un qualcuno che qui indicano: "Dobbiamo venirci incontro", e se invece non parliamo di sentimenti, ehm, mi sta indicando che la soluzione al tuo problema potrebbe essere quella di spostarti, ehm, andare a cercare altrove. Può essere un lavoro o può essere una nuova situazione. Qui bisogna allargare gli orizzonti, con questo 10 di spade e la giustizia a maggior ragione, chiudiamo un ciclo, regalo, oppure abbandoniamo una determinata idea in funzione di un'altra che è molto positiva per te. Penso che tu mi abbia capita. Qui o si scende a compromessi o si abbandona, un'idea, un'aspettativa, e questo è un po' la soluzione, questo sole, 2 di coppe. Ci vedo tanti sentimenti qua, anche. E se non sono i sentimenti, con una regina di denari può parlarmi anche del tuo lavoro, Vediamo cos'altro mi dicono per te. Vedi? Lo dicevo prima, che cos'è che ti devo dire, Cos'è che preferisco dirti? E qui è che se vuoi trovare la tua completezza, la tua armonia, andare a riarmonizzare quello che può essere la tua vita, devi guardare al di fuori della tua zona di comfort, mi dicono. C'è un qualcosa al di fuori di quello che può essere, quello che c'è in questo momento intorno a te, ed è un po', questo vedere la luce in fondo al tunnel, se vogliamo, metaforico, carta del sole, sta ad indicare un'ottima opportunità, ma è al di fuori di quello dell'ambiente che ti circonda, mi fanno vedere qui, o un 2 di coppe, o una regina di denari, mi parlano di completezza. E allora, guarda oltre, regalo, perché qui le carte mi stanno proprio indicando questo. È come se dovessi smettere magari anche di proteggerti, perché non ce ne sarà più bisogno. È questo quello che dovevo dirti, E mi viene anche in mente, vedendo queste carte, una frase che chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo. E se in passato, magari qui, sono stati commessi degli errori, sappi che tu hai la possibilità di andare a provare un qualcosa di nuovo. Però devi volerlo, regalo. Mi fanno vedere questo. Se vuoi l'arcobaleno, devi sopportare anche un po' la pioggia. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con gli arcani maggiori. Vediamo per il regalo. Pensa alla domanda e vediamo cosa ti rispondono. Per il regalo. Le stelle, torre e mondo. La risposta è un sì. Sembra molto quello che abbiamo visto prima, È come se improvvisamente, quando tu meno te lo aspetti, qua mi realizzi proprio un qualcosa che ti porta a trovare nuovamente, guarda, mi ripeto, ma la tua completezza,
quello che ti dicevo anche prima, in maniera molto all'improvviso. Quindi se hai chiesto per un lavoro è un sì, è una risposta improvvisa, se hai chiesto per i sentimenti è anche un sì, un qualcosa che non ti aspetti, che fa riferimento a una tua aspettativa. Mi fanno proprio vedere questo, sai? Ehm, quindi stavo pensando se riuscivo ancora a dirti un qualcosa, perché qui veramente è qualcosa di inaspettato, improvviso. Guarda, ne sono scese 4. Imperatrice, sole, matto, carro. Non mi dilungo oltre. Regalo. Qui in assoluto la risposta è un sì, ma con questo matto, nuovamente, mm, mi fa pensare ad un qualcosa di inaspettato, improvviso. È un sì. E adesso ti chiedo di pazientare un attimo e ti scrivo un messaggio in scrittura automatica. Per il regalo, vediamo cosa riesco a dirti. Per il regalo. Mm. Per il regalo. Non so perché, ma mi viene in mente, sento qualcosa di dolce. Mm? Mm. Dolcezza per il regalo. Mm. Devo parlarti di cose dolci che si mangiano. O l'hai appena mangiato, o lo stai mangiando. Mangiando qualcosa di dolce. Questo per dirti che tra non molto qualcuno te ne porterà altro. Dolce, eh? Questa persona ti vuole bene. Messaggio particolare. Devo parlarti di cose dolci che si mangiano, eh? O l'hai appena mangiato o lo stai mangiando. Qualcosa di dolce. Questo per dirti che tra non molto qualcuno te ne porterà altro, dolce. Questa persona ti vuole bene. E questo era per te, regalo. Ti dico adelante. Buddha, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti e a fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, Buddha, mi connetto con la tua energia e vediamo chi è il Buddha. Mazzo centrale, energia neutra. Buddha, sei di un segno di fuoco, un ariete leone sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'acqua, un cancro scorpione pesci o avere l'ascendente in uno di questi segni. Ti vedo risuonare molto col numero 8, vai a cercare su Google il significato e in questo momento potresti essere particolarmente connesso con il colore viola, fucsia, ci vedo rosa, magari lo stai indossando o
c'è in questo momento intorno a te. Sei, una persona che ama particolarmente la solitudine, mi fanno vedere, un qualcuno che, si rifugia spesso e volentieri nei suoi silenzi e, per fare anche introspezione, ti piace stare solo, ti piace, viverti questi momenti in solitudine, ma allo stesso tempo sei, un qualcuno che quando, c'è da, affrontare, se vogliamo, delle situazioni anche piuttosto impegnative, hai una bella carica, una bella grinta, un'energia particolare. Ti vedo in questo momento un qualcuno consapevole. Tu sei, molto consapevole del tuo valore e spesso e volentieri però le persone che ti circondano, è come se non apprezzassero, tutto quello che tu fai o comunque non ti danno tutta questa soddisfazione, Ti vedo una persona, probabilmente sola, ehm, o ti senti solo o sola, Buddha, però io in questo momento ti vedo, sola, ti vedo comunque alla ricerca di una persona, di un compagno, di un qualcuno che possa appoggiarti magari, in quello che possono essere le piccole e grandi difficoltà della vita. Le carte ti stanno dicendo che, probabilmente, ti senti anche un po' sacrificata o sacrificato, può essere, nel tuo lavoro. Qui c'è una sorta di, così, situazione con questo 9 di spade, che magari ti preoccupa, oppure, il fatto che tu sei sola o solo e vorresti magari avere un qualcuno al tuo fianco, e, questa non è che tu vuoi un qualcuno, tu vuoi quel qualcuno, perché qui le carte mi fanno vedere quello, e quindi proprio per questa ricerca magari, di questa persona o di questo qualcosa che possa darti, mhmm, magari una certezza o delle sicurezze, ti porta spesso e volentieri a sperimentare un po', un'energia come se, ti sentissi un po' sacrificata o sacrificato, Buddha, mi fanno vedere questo. Un'altra cosa che vedi, un sacrificio, sentirsi un po' in lotta con l'ambiente che ti circonda, ecco, mi fanno vedere, questo tipo di energia e non dovrebbe essere così perché, le carte qua ti dicono: hai delle possibilità o hai dei sogni, c'è un qualcosa che tu vuoi realizzare e allora, mhmm, stai dietro a quello, focalizzati su quello, focalizzati su questa persona che tu ritieni quella giusta per te, magari la conosci già o se non la conosci ancora apriti a quello che possono essere le possibilità della vita. Sai, c'è una frase che dice che 2 cose ci salvano nella vita, amare e ridere. Se ne hai una va bene, ma se le hai tutte e 2 sei invincibile. E perché ti ho detto questo, Buddha? Perché allora, bisogna tornare a sorridere, bisogna tornare ad amare qui, e quindi è un po' questo il messaggio che i tarocchi vogliono dirti, è quello che io preferisco dirti, che bisogna tornare a risuonare, con, quest'energia dell'amore, del sorriso, amare e ridere, ricordatelo. E comincia con una e poi vedi che arriva anche l'altra. Cos'altro mi dicono di te? Che sei una persona che ha dei talenti, che probabilmente non stai sfruttando come sarebbe giusto che fosse. E allora, abbiamo dei talenti, abbiamo delle possibilità, cerchiamo di uscire da questo loop, di questo, ambiente che ci circonda per andare incontro
a questo qualcosa che può fare la differenza. Questo mi fanno vedere per te Buddha, eh. Era qua, vediamo. L'avevo appena detto, guarda. Questa carta sta ad indicare l'aprirsi a nuove possibilità, sta ad indicare, guarda, abbiamo anche il matto, affrontare, vivere la vita con entusiasmo, anche con un pizzico di, così, se vogliamo, il matto è coraggio. C'è qui dei talenti, c'è un talento in particolare che tu magari vuoi mettere, vuoi insomma portare avanti, vuoi approfondire, ebbene fallo, perché le carte ti stanno dicendo questo. Abbiamo il matto che sono nuovi inizi, abbiamo questo desiderio di andare un po' all'avanscoperta. Queste sono possibilità che mi stanno facendo vedere per te, Buddha. E allora, come avevo già detto forse nella variante di prima, se vuoi l'arcobaleno devi sopportare anche un po' la pioggia, perché che cosa significa? Che bisogna riuscire a superare eventuali limiti oppure pensieri negativi, il fatto che tu magari possa così andare a sensazione pensando che non può succedere nulla per me, non può, l'ambiente è quello che è e va bene. Però qua le carte ti stanno indicando di darti una possibilità che può essere nei sentimenti, può essere per quanto riguarda un talento che tu hai, oppure per un qualcosa che ti sta particolarmente a cuore e tu sai chi è, datti questa possibilità. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda, vediamo cosa mi dicono per te, Buddha. Vediamo per il Buddha. Il sole, la ruota e la papessa. La risposta è un sì e anche qui ci stanno facendo vedere comunque, oltre al sì, che è un po' la risposta alla tua domanda, anche il fatto di aprirsi o darsi delle nuove possibilità. C'è un qualcosa che andrà a manifestarsi nella tua vita che ti porterà a fare un bel giro di ruota qua, vedi? Perché mi fanno proprio vedere questo, con questa papessa è un qualcosa che tu magari a intuito, a intuizione, senti che potrebbe succedere, ebbene le carte ti confermano che è un sì, E questa era un po' la risposta che mi hanno dato per te. E mi viene anche da dirti questa frase che tutte le cose possono essere difficili prima di diventare facili, e questo, penso che possa risuonare con te e tu mi abbia capita. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti, solo un attimo che mi preparo. Vediamo. Per il Buddha. In questo momento ti vedo solo o ti senti solo. Magari è una sensazione. Eh, dicono che
Gli animali sono i migliori amici dell'uomo. E allora fagli una carezza da parte mia, o comunque è lì con te. E questo era il messaggio. E dice: "In questo momento ti vedo solo o ti senti solo, magari è una sensazione. Dicono che gli animali sono i migliori amici dell'uomo. E allora fagli una carezza da parte mia, o comunque è lì con te." Penso che tu mi abbia capita. Questo era il messaggio per te, Buddha, ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!